Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come utilizzare appunto After Effects Face Tool di Motion Pro su After Effects, come avete visto appunto nella preview, ossia andare a sostituire il volto di una persona con un altro volto. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto After Effects, ho importato appunto il video, in questo caso di Obama che parla, e la foto di Will Smith, quella che andrò appunto a sostituire al posto di Obama. La prima cosa che andiamo a fare è andiamo a prendere lo strumento ellisse, selezionando appunto la nostra traccia video e andiamo a fare una maschera del volto appunto del nostro soggetto in questo modo. Sotto l'opzione maschera in modalità andiamo a mettere nessuno. Ora andiamo su maschera 1, tasto destro del mouse facciamo traccia maschera. Come vedete qui andremo sul nostro tracciatore, se non ce l'avete andate in finestra e marcate appunto tracciatore. In metodo andiamo a mettere appunto tracciamento volto particolari e semplicemente andiamo a fare play in modo che ci vada a calcolare tutti i movimenti, come vedete, del nostro volto. Una volta finito di fare il vostro tracciamento, io adesso non l'ho fatto tutto per questioni di tempo, ci portiamo in una parte del nostro video simile, se noi andiamo a aprire la nostra foto appunto che andiamo a sostituire, come vedete che sia abbastanza simile all'espressione della foto da sostituire, e andiamo a fare imposta posa riposo in modo da bloccare questo fotogramma appunto simile a quello della nostra foto. Poi facciamo estrai e coppia misurazione volto. Come vedete lui ci è andato a fare misurazione volto, ed ora quello che andremo a fare appunto è ad applicare il nostro effetto Face Tool. Quindi selezioniamo il nostro effetto, andiamo qui nel pannello delle opzioni, andiamo su Face Replacement e andiamo a fare Replacement Composition. Come vedete lui ci ha creato questa nuova composizione. Ora la andiamo a aprire, quindi doppio clic, andiamo ad aprire appunto la nostra composizione. Io vado ad allungare i marcatori di inizio e fine in modo che corrisponda al mio video. Ora facciamo doppio clic su Replacement Composition Holder e ci si aprirà appunto questo pannello dove all'interno andremo a inserire la foto da cambiare appunto col nostro video. Apro una piccola parentesi: in alcuni casi, non so per quale motivo, non c'è presente appunto questa sequenza di slit mask. Per ovviare a questo problema torniamo sul livello del nostro video, sulla nostra prima composizione, appunto selezioniamo il livello del video, andiamo in Makeup Holder, giusto per un esempio, va bene qualsiasi cosa, comunque andiamo su Makeup Holder, facciamo Adjustment, lui ci creerà questa nuova sequenza
in alcuni casi capita che si chiuda il programma, che crasha il programma. Voi niente paura, aprite il file di backup che comunque vi ha salvato automaticamente, quindi tornate nella vostra selezione appunto della composizione video, fate doppio clic su questo nuovo Makeup Adjustment 1, andate su Makeup Holder, come vedete qui abbiamo la nostra sequenza Slit Mask, quindi la selezioniamo, facciamo modifica coppia, andiamo nella nostra Replacement Composition Holder, io adesso vado a eliminare questa, quindi facciamo modifica, incolla, la andiamo a posizionare al di sotto di Reference Point e la andiamo praticamente ad allargare e adattare appunto alla nostra immagine. Praticamente in modo da far combaciare la bocca e gli occhi in questo modo. Comunque, una volta ovviato a questo problema, torniamo in progetto, andiamo a prendere la nostra immagine, la importiamo al di sotto di Slit Mask appunto che siamo andati a creare prima. Io faccio S, vado che impongo in modo che mi apra appunto l'opzione della scala, vado ad allargare la mia immagine e andiamo a posizionare appunto gli occhi e la bocca all'interno di questo esempio appunto che c'è nella nostra composizione. Bene, una volta posizionata appunto gli occhi e la bocca, torniamo sul nostro Referent Replacement Composition. Come vedete lui ci ha sistemato la nostra foto. Ora torniamo, sempre tenendo selezionato appunto la sequenza Replacement Composition Holder, torniamo a selezionare lo strumento ellisse, andiamo di nuovo a creare la maschera del volto, andiamo anche qui sotto maschera 1, invece di aggiungere andiamo a mettere nessuno, poi facciamo tasto destro del mouse, traccia maschera e andiamo avanti solo di un fotogramma, giusto perché così, come vedete, ci apre i punti che è andato a selezionare prima. Ora se noi andiamo ad aprire Puppet Pins, come vedete ci dà la sequenza che dobbiamo andare a seguire per appunto andare a creare la nostra sequenza di marionetta. Sono numerati, quindi la cosa è molto semplice. Quindi torniamo ad aprire il nostro Referent Place Composition, come vedete è tutto numerato, quindi adesso andiamo sul strumento perno posizione marionetta e semplicemente seguendo i numeri andiamo a fare i punti seguendo appunto la sequenza dei nostri numeri. Una volta finito, sempre su Face Replacement Beta, invece di Replacement Composition andiamo a fare Rig. Lui praticamente ci va a riposizionare tutti i nostri punti e come vedete ci fa muovere la nostra immagine a seconda dei punti che siamo andati a selezionare. Ora andiamo a disattivare appunto i nostri replacement point che non ci interessano, anche i punti tracciamento volto andiamo a disattivare gli effetti. Adesso andiamo
all'interno della composizione Replacement Composition Holder andiamo ad attivare appunto il livello che siamo andati a copiare prima. Come vedete lui ci va a togliere parte degli occhi e della bocca in modo che ci lascia quello originali. Torniamo di qua, come vedete questo è il nostro effetto. Adesso andiamo su mascherino traccia, se non ce l'avete fate il switch qua sotto, come vedete cambia, in corrispondenza appunto della nostra Replacement Composition Holder, e andiamo a mettere alfa. Come vedete si va a sostituire il nostro volto. Adesso andiamo a modificarlo leggermente perché è un po' troppo grande, quindi tornando di qua possiamo andare a selezionando la nostra immagine, possiamo andare a modificare appunto io direi bene o male in questo modo. Quindi se noi torniamo sulla nostra composizione originale, vabbè, adesso andiamo a eliminare l'effetto adjustment layer che eravamo andati a creare prima, che non ci interessa. Ora quello che ci resta da fare appunto è andare in tinta, insomma quello che dobbiamo andare a fare è cambiare il colore in modo da renderlo il più possibile uguale a quello dello sfondo, a quello del video originale appunto. Quindi andiamo a cambiare i nostri colori. Io vado ad aggiungere anche bilanciamento colore. Vado a prendere anche l'effetto curve. E comunque niente, c'è da giocare su questi parametri fino ad ottenere bene o male il risultato ottimale. Quindi una volta sistemati i colori, adesso li ho fatti così approssimativamente, questo sarà appunto il nostro risultato finale appunto di face replacement, o comunemente chiamato deepfake. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ricordo che comunque con Motion Bros si possono fare tantissime altre cose che magari vi farò vedere in seguito. Comunque vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!